Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo qua per parlare di una cosa importantissima, visto che siamo in procinto, che arriva l'estate, quindi parleremo di condizionatori, come avete potuto leggere sul titolo e aver visto la miniatura. Parliamo di condizionatori. Parliamo di condizionatori perché? Perché sento e ascolto e vedo altri video, mi passano sui vari social, una disinformazione assurda. Cioè non è una disinformazione, una malinformazione, un marchettare, non lo so. Il condizionatore in camper si può avere, sì. Si può usare in libera, sì. Bisogna avere un impianto come si deve e o un generatore, sì. Ma bisogna sapere quale scegliere e come sceglierlo. Quindi se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e ti spiego tra breve come scegliere il tuo condizionatore, o meglio, quale soluzione può essere l'ideale, perché ci sono diverse soluzioni da optare sul condizionatore in camper. Non sempre la stessa va bene, non sempre è la stessa efficace. Io stesso ho fatto mezzo, si può dire un piccolo errore nella scelta del condizionatore, quindi non voglio che tu sbagli come ho fatto io, o meglio, non è che ho sbagliato, io sono stato un po' costretto perché quando l'ho voluto montare ce n'era un pezzo disponibile in quel momento, in quel posto, in quell'ora, in quel giorno e ho messo quello. Tornassi indietro ci penso prima che arriva l'estate, come adesso che siamo ad aprile, quindi montiamo il condizionatore prima che arriva l'estate, così non ci coglie impreparati. Ora iniziamo con, io mi sono scritto qualcosina per essere più rapido e più spiccio. Iniziamo col dire che nel nostro camper possiamo montare la bellezza di 4 tipi di condizionatori diversi. Il primo, classico, quello che in tanti si montano, è il pinguino. Il pinguino è la prima alternativa più economica a livello di costo, perché magari ce l'abbiamo già in casa, lo troviamo usato in vendita su qualche marketplace o quant'altro, quindi è un bel apparecchio. Personalmente l'ho provato, sì, fa freddo, ma c'è un ma. Fare un buco per far uscire l'aria calda e tenerlo il più attaccato possibile alla parete del garage, quel che sia. Perché? Perché se noi teniamo il tubo dell'aria calda che ci gira per il camper, la gabina o quello che è tutto raffreddamento e riscaldamento che si mischia e facciamo un fritto misto che non usciamo vivi, ovvero facciamo un po' di fresco, ma dobbiamo mettere aprire i finestrini della cabina, tirare giù una tenda, metterlo lì tra la cabina e la cellula, isolare che il calore non venga di qua. Cioè, secondo me è una soluzione più o meno economica, dispendiosa come energia, perché un pinguino da 9000 BTU ci consuma quasi 1 kWh di corrente. Quindi se siamo attaccati alle colonnine, la maggior parte ormai reggono, tanti hanno alzato i kilowatt, per sentito dire, noi non attaccandoci quasi mai non lo so dire, ma tante non lo reggono perché ti danno 600 watt massimo e quindi magari ti salta. Quindi il pinguino sì e no, bisogna avere un impianto elettrico a litio per avere abbastanza autonomia, AGM, tiriamo il collo alle batterie, avere una bella pannellatura, sì, possiamo farlo andare in marcia con i pannelli, ma tiratissimi. Seconda opportunità di come raffreddare il nostro camper in estate: montare un condizionatore a 220 da camper, il classico col diffusore attaccato al tetto, l'unità esterna con il motore esterno come unità, i classici Telair, Trumaventa, Dometic, Mechatronic, Mechair, quello che volete o quello che meglio che vi può piacere o che trovate. Ma occhio, perché se avete un camper come il nostro lungo 730, il modello che io ho messo, che è il Telair 5008 BTU di potenza, è leggermente sottodimensionato. Potevo prendere l'8100 perché era più potente, aveva più BTU di potenza e mi raffreddava quindi prima l'abitacolo, cioè la cellula. Cosa hanno di buono? Che abbiamo solo un diffusore di aria fredda interna, quindi non come il pinguino abbiamo aria calda che si può diffondere nel nostro camper, il motore rimane esterno e quindi è tutto esterno e dentro abbiamo solo aria fredda. È montato a tetto, quindi non ci occupa spazio dentro tipo il pinguino
magari il gavone, piuttosto che su una dinette, piuttosto che tra i sedili, tra la gabina e la cellula, comunque è attaccato lì. Sì, è vero, costano cari perché andiamo dai 1.500 ai 2.000 euro, ma anche qualcosa in più per altri modelli Truma strapotenti, strabelli, mentre un pinguino nuovo lo puoi trovare a 300-400 euro, magari usato con 150 lo prendi. Ma cosa hanno anche di bello questi? Che se si prende un modello diciamo piccolo come il mio, hanno anche dei soft start, che quindi anche le colonnine non tanto potenti reggono lo spunto di partenza e poi te lo mantengono acceso. Bisogna avere un buon impianto per farlo andare in libera? Sì, perché comunque consuma un 600 kWh di corrente a 220, quindi bisogna avere un buon impianto elettrico o farlo andare con l'alternatore con impianto fatto come si deve. Anche lì non è che colleghiamo l'inverter così due fili, tantan facciamo andare il condizionatore. No, bisogna fare le cose con la testa e le varie sicurezze. Questa è la seconda opzione per raffrescare il nostro camper in piena autonomia, perfetto, bello, senza problemi. Terza opportunità. Esistono dei condizionatori caravan per le caravan. Sono dei condizionatori che c'è qualcuno che lo mette anche nel camper. Quelli che si mette lo split dentro e il motore fuori che passano i tubi. Primo, bisogna avere la finestra a compasso per poterlo mettere in maniera che quando si socchiude rimane il meno possibile aperta. Con una scorrevole già è problematico. Secondo, comunque per quanto hai una finestra a compasso che chiudi, rimane dell'apertura che per fisica e scienza, non lo dico io, il calore che ci arriva da fuori ci estrapola il freddo da dentro, quindi già sta facendo un risucchio dell'aria fredda che emette lo split internamente. Poco tanto che sia, c'è. Terzo, essendoci un'apertura, comunque d'estate ci entrano gli insetti, perché tu poi da dentro non puoi neanche chiudere la zanzariera, perché devi lasciare i tubi che rimangono lì a penzoloni, quindi comunque rimane dello spiraglio, a meno che non ci andiamo a fare degli accrocchi e degli inventi strani, che lo possiamo fare solo e quando abbiamo il camper fermo nel campeggio 15-20 giorni, un mese, quello che è. Lo fissi lì oggi, ci metti mezza giornata, per 20 giorni non lo tocchi e allora puoi ancora metterlo. Ma se viaggi in libera, ti muovi ogni 2-3 giorni o ogni giorno, è un bel lavorone quell'affare lì. Primo. Secondo, se lo mettiamo su una laterale, usciamo dalla sagoma del camper, potremmo essere a rischio multa se passa la polizia. Lo mettiamo dietro se abbiamo una finestra tipo noi del bagno? Sì, lo puoi mettere a cavalcione lì. Se hai un portabici, magari apri il portabici e camuffi un po' la dimensione che nessuno può accorgersene, nel senso che sbalza più il portabici dell'unità esterna, potrebbe ancora andare bene. Però non ci sono tantissimi camper che abbiano una disposizione con la finestra dietro che puoi usarla per quel motivo. E poi un'altra cosa che hanno, costano intorno alle 400-500 euro, sono abbastanza economici, ma sono 3000 bit di potenza. È vero, consumano pochissimo, quindi con un impianto AGM solare diciamo medio grande, non serve avere chissà che cosa, lo facciamo andare senza problemi. Ma 3000 bit di potenza raffreddano una mansarda. Raffrescare un camper, anche un 540 piccolino, quando fuori ci sono 40 gradi, vi posso garantire che il mio, che è un 5800 bit di potenza, e ho cambiato l'isolamento del camper, non è più polistirolo ma è XPS, non da 3 ma da 5 cm, dove eravamo in Sardegna a 40 fischia gradi, faceva fatica, o anche comunque a Milano, se c'è tanto caldo e tanto umido, fanno fatica anche i condizionatori più buoni. I top si consumano, ma raffrescano meglio, sì, ma comunque quando fa caldo fa caldo. Immaginate con un 3000 BTU. Quindi questi sono, diciamo, né carne né pesce. O tieni il mezzo fermo, o non so quanto ne valga la spesa a comprare questi condizionatori appesi e quant'altro. Quarto, non per meno importanza, ma perché li ho messi in scaletta, qua ho fatto tutta la serie a 220, abbiamo il nuovo condizionatore, non raffrescatore, condizionatore Indel B a 12 volt.
ottimo, 12 volt, va con le batterie, lo faccio andare con l'impianto. Sì, lo faccio andare con l'impianto, posso usare in libera 12 volt, lo posso usare come gli altri, il consumo elettrico è da 18 A a 48 A e i B2 di potenza sono massimo 4100 a 48 A a 12 volt e scenderanno a 2500-3000 B2 di potenza a 18 A. Quindi anche lì abbiamo un condizionatore a 12 volt. Raffresca sì, perché comunque è un condizionatore, non è un raffrescatore, che quello è un altro apparato, ma abbiamo un consumo equivalente a un condizionatore a 220, se non leggermente superiore, perché il mio Telair, se non ricordo male, fa un 42-43 A continui in funzione, questo 48 A massimi. Io l'ho visto in funzione su un camper di un'amica, fa un bel fresco, cioè l'aria è fresca da condizionatore, ma il consumo c'è. Seconda cosa, siamo sulle 2000 euro come quelli a 220, poco più, poco meno, poi anche lì marche, modelli, chi più, chi meno, chi ti offre già l'installazione, chi no. Installazione, quelli a 220 bisogna far arrivare un fase neutro terra che dipende dalle disposizioni, abbiamo già delle predisposizioni di cavi a 220 che possono arrivare vicino agli oblò e non abbiamo problemi, o si tira un cavo a 220 senza problemi. Qui stiamo parlando di 18-48 A che devono passare a 12 volt. Quindi se partiamo dalla batteria, perché dobbiamo partire dalla batteria, con il cavo e arrivare al tetto, all'oblò, dove posizioniamo il condizionatore, dobbiamo mettere un bel cavo, perché 48 A sono 48 A, non sono spicciolini. Io per un 48 A a 12 volt, dipende dalla lunghezza, dovrei mettere minimo un 25 mm quadri. Minimo. Per tutto il giro. Poi più è lungo, più bisogna aumentare la sezione per non avere cali di potenza sul condizionatore. E se siamo in campeggio attaccati alla 220, lui assorbe dalla batteria. Se il caricabatterie che abbiamo non è dimensionato a darci almeno i 48 A, noi abbiamo le batterie scariche dopo un po', perché il caricabatterie normali nei camper sono da 15, 20, 30 A i camper nuovi. Sto vedendo qualche Nord Elettronica monta al 30 A e ricarica, ma quindi noi stiamo assorbendo 48. I 18 rimanenti dove li piglia? Dalla batteria. Piglia un'ora, piglia 2, piglia 3. Anche se attaccate alla 220 noi ci ritroviamo l'aria condizionata che si spegne e le batterie a zero, nonostante le mandiamo in desolfattazione perché le mandiamo giù di tensione al massimo. Ok che lui andrà in blocco e stacca prima, ma è un problema. Quindi io l'Indelby da 12 volt non lo consiglierei sinceramente, non mi ispira. A meno che non sia un straimpianto tipo il nostro, allora lo puoi fare andare anche a 12, tipo io quello che ho messo in cabina va a 12, fa 60, 70, 80 A di spunto di corrente a 12 volt, cavi dimensionati, ma non mi interessa. Ho 2 kW di pannelli, 10 kW di batterie, lo accendo in emergenza, mi va benissimo. Io ho adoperato questi due sistemi per eventuali emergenze. Dovesse andarmi in blocco il 220, il Telair, pam, butto quello a 12. Sono due condizionatori, anzi quello davanti fa più freddo perché è un 12.000 BTU e va a 12, quindi non ho la 220 per qualsiasi motivo al mondo e sto morendo di caldo, accendo lui a 12, quindi ho sempre il fresco senza problemi. O, come è già successo, ho troppo caldo, devo raffrescare di colpo l'ambiente, bam, tutte e due a manetta, 5 minuti, ho il camper con 20 gradi dentro, quindi. Però logicamente il nostro c'è tutto un impianto fatto da me, tutto inventato, tutto strano, quindi si può fare, non che non si può fare, ma ha dei costi e degli impegni anche di spazi non indifferenti. Quindi ragazzi, se ancora non sapete quale scegliere perché vi ho fatto questo minestrone, scrivetemelo nei commenti, fate un PayPal e vi consiglio io qual è il miglior condizionatore per il vostro camper e le vostre esigenze, o ve lo monto direttamente senza problemi ragazzuoli. Quindi se non l'hai fatto iscriviti al canale, lascia un like, lascia un commento e ci vediamo col prossimo episodio. Buoni chilometri a tutti.